Ciao, buongiorno a tutti. E hai dimenticato di dire che quando abbiamo fatto la prima call in cui mi avete invitato, c'era Gian Cristofo, ho detto, capendo il titolo, ho detto la persona più sbagliata che potevate invitare, al che, dato il titolo, ho cominciato a provare a declinare quello che il tema del design nella pubblica amministrazione. Considerate che sono un pubblico amministratore da qualche anno e ho fatto tutt'altro mestiere. La prima volta che mi è stato raccontato il concetto di design nel mondo, io sono un pseudo-economista, nel mio mondo design è tutto ciò che in qualche modo poi si trasferisce in un valore di qualcosa. Quando si parla di pubblica amministrazione, di impatto locale, il concetto di valore è sempre un po' più complicato per capire per chi crea valore. Quando per la prima volta mi hanno parlato di design, in realtà eravamo a casa di questo signore e in effetti lui diceva una cosa molto semplice da raccontare e difficilissimo da fare. Lui diceva alla fine il vero design è quello che ti porta, lui ovviamente parlava dei suoi prodotti, dei suoi servizi, e qui siamo partiti da che cosa può fare il tema del design nella pubblica amministrazione, e non tanto l'aspetto estetico, non tanto la funzionalità più esterna, ma alla fine è come questo intercetta il bisogno iniziale rispetto ad una soluzione, qualunque essa sia. E quindi ho provato a partire da questa domanda. In realtà io vi lascerò con più dubbi rispetto a quelli che abbiamo in questo momento all'inizio di questo speech, e ci siamo domandati ma che cosa deve fare la città se si parla di disegno e dato il macro tema della umanizzazione della tecnologia. La pubblica amministrazione in realtà in questo ambito può far poco. Quando si parla di innovazione e anche di innovazione tecnologica, spesso le pubbliche amministrazioni sono i soggetti meno indicati, sono quelli che non hanno le risorse, spesso non hanno tutte le competenze, ma non hanno una cosa fondamentale, il timing dell'innovazione. L'innovazione anche tecnologica, non solo tecnologica, richiede una risposta molto veloce e questa la pubblica amministrazione di per sé non è in grado di assicurare. Ma la pubblica amministrazione, soprattutto quella locale, può fare una cosa fondamentale: disegnare il territorio per quelle che sono le linee di sviluppo strategico, dando la possibilità poi a chi quell'innovazione la crea, a chi quel valore crea sul territorio, di capire in quale scenario si inserisce e quale dei tasselli. Qui vedete una mappa mal disegnata della nostra città di Torino, che in questi anni abbiamo provato a disegnare declinando il tema abusato e spesso in maniera errata della Smart City, come se fosse una black box in cui voi mettete qualcosa dentro e alla fine vi aspettate dei ritorni. Il problema è anche solo capire per chi quei ritorni devono essere generati, perché il cittadino è quello che vive, quello che lavora, quello che dorme, quello che crea la sua famiglia, che crea i suoi affetti, che passa il suo tempo libero, ma ognuna di queste declinazioni deve avere una risposta totalmente diversa della città. In questi anni abbiamo provato a fare un passaggio, quello che le città un po' più veloci stanno facendo da anni, quello di passare dal tema della Smart City alla Smart City come somma di smart communities, cioè la città in realtà è un multilayer, è una somma di strati e ogni strato ha bisogno dei suoi strumenti, delle sue infrastrutture. Il tema è che quelle infrastrutture, quegli strumenti non vengono creati dalla pubblica amministrazione, ma chi li crea deve capire quali sono le idee strategiche della città. Quindi un richiamo alla visione strategica per quanto possibile è fondamentale per consentire a chi quel valore deve crearlo di capire in quale quadro, riprendendo il concetto di design o di disegno della città. Come? Un tema fondamentale: nessuno può far da solo questo mestiere. Il tema della co-petition, cioè una competizione basata sulla collaborazione necessaria, ma soprattutto un tema e un approccio fondato sul giusto collegamento, equilibrio tra il pubblico e il privato, non è più una scelta ma una necessità per rispondere a esigenze molto complesse che chi vive questo tipo di territori oggi richiede in maniera molto più precisa e molto più trasparente rispetto al passato. Il tema era come fai a rendere umana la tecnologia.
Molto complesso, ovviamente, come vi dicevo, io credo di essere l'ultimo a potervi dare qualche spunto di riflessione serio. Abbiamo provato all'interno del nostro gruppo a capire come stessimo umanizzando quella tecnologia e abbiamo utilizzato due macro temi. Uno è quel concetto della casa e l'altro il concetto dell'amore. La casa perché quando parliamo di umanizzazione in effetti la ritroviamo nelle pareti della nostra casa, dove c'è la nostra zona di conforto, dove lasciamo il mondo complesso fuori e ritroviamo le nostre cose messe negli stessi spazi con la nostra metodica organizzazione. Umanizza la tecnologia facendo sentire a casa quelli che quella tecnologia, quella cosa nuova, sono chiamati a utilizzarla. Perché in questi anni abbiamo maturato una delle poche certezze. Per anni anche il sottoscritto si è sforzato a creare 1000 modelli per definire quale fosse l'innovazione buona e quella cattiva, quella su cui puntare o quella da evitare. In realtà non esiste nessuna risposta, ma l'unica risposta all'innovazione su cui puntare è quella che crea impatto sul territorio. Cioè quella che ti crea qualcosa e dà qualche risposta o ti fa fare qualcosa di diverso rispetto a quello che facevi prima senza quell'innovazione. C'è una grossa simmetria in questo contesto tra chi quella tecnologia la crea e chi poi è chiamato a usarla. Dove o come pensiamo di diminuire questa simmetria? Facendo sentire tutti quei soggetti a casa. Perché il concetto di casa? Perché è uno dei progetti su cui abbiamo puntato ed è partito l'anno scorso e abbiamo il kick-off il 6 luglio e tra l'altro spero di vedervi anche lì fisicamente, perché lì toccheremo con mano quello che effettivamente è lo sforzo che una città può fare e l'abbiamo chiamata Casa delle Tecnologie Emergenti, cioè un luogo anche fisico o in alcuni casi soprattutto fisico, dove portare fisicamente, realmente, chi quella tecnologia deve usare. E oggi è spaventata perché l'agente umano, quando è davanti a qualcosa che non conosce, tendenzialmente si ritrae, ha paura. E la paura oggi è il grosso freno che ci porteremo come eredità di questa pandemia, tra l'altro. La paura che possa succedere di nuovo, la paura che quella tecnologia non sia così buona. Non lo so, ma in qualche modo mi difendo e non l'adotto. E questo è un grosso freno. I grossi freni alle diverse innovazioni che il genere umano ha vissuto nel suo ciclo di vita è stato rallentato dal concetto di paura. Se crei una casa, crei un ambiente, crei una comfort zone all'interno della quale farti toccare con mano questa cosa nuova, la nostra idea è quella che in qualche modo si possa aiutare non solo chi userà quella tecnologia ad avere meno paura, ma soprattutto a chi quella tecnologia la crea a renderla più umana, a renderla più facilmente usabile nei processi umani. E quindi qui Casa delle Tecnologie Emergenti, vi ripeto, è un progetto che partirà realmente il 6 di luglio, in cui abbiamo messo insieme tutti quei soggetti che chiamiamo dell'ecosistema, dove il termine abusato è dobbiamo fare squadra, dobbiamo lavorare tutti insieme. Quanto di più falso ci possiamo dire all'inizio di ogni riunione. Quello che stiamo facendo noi da un po' di tempo, quando raccontiamo questi progetti, è il fare squadra vuol dire innanzitutto decidiamo a che gioco vogliamo giocare. Il secondo è quale ruolo vuoi avere. Ultimo e non ultimo è cosa vuoi portarti a casa. Devi dichiarare qual è il tuo payoff, qual è il tuo ritorno, a fronte del quale sei disposto a condividere delle risorse, sei disposto a mettere sul piatto qualcosa. Solo 2 numeri per farvi capire come abbiamo declinato in maniera molto pragmatica questo processo. Un progetto finanziato dal MISE, dal Ministero dello Sviluppo Economico, per circa 7 milioni e mezzo. Tutti i partner che hanno partecipato a questo progetto ne hanno messo altrettanto, quindi il progetto totalmente vale 15 milioni, di cui 7 milioni e mezzo di cash che arriveranno dal governo centrale, ma altri 7 che arriveranno da questi partner. Non puoi giocare nessuna partita se non metti delle risorse, siano esse capitale umano, capitale fisico o capitale finanziario. Devi rischiare qualcosa perché solo con il rischio, con la condivisione del rischio, l'obiettivo è più facilmente raggiungibile o quantomeno conosciuto da tutti i giocatori. L'altro concetto che vi dicevo è
umanizzo la tecnologia facendo leva sul concetto di amore. Qui ovviamente tocco un tema estremamente complesso e ufficialmente, formalmente molto fuori focus rispetto a quello di cui stiamo parlando, ma è stata una lente di lettura, un filtro che ci ha aiutato a capire effettivamente quale fosse l'innovazione su cui tutte le città devono puntare. Se facciamo partire il video. In tema di innovazione, la città di Torino da qualche anno decide di dare un titolo allo sforzo in tema di innovazione e lo chiama Torino City Lab. Questa idea di laboratorio a cielo aperto in cui la città si fa da facilitatore, quello che dicevamo prima, la città non si deve inventare innovatore, non è il suo mestiere, ma può creare quell'ambiente idoneo affinché chi davvero è capace di far quello possa ritrovare quelle condizioni. Torino City Lab, agganciamo e coinvolgiamo tutti i soggetti, quelli più veloci, quelli più innovativi, quelli più. Peccato che a un certo punto arriva quello che nel mio mondo si chiama il cigno nero, questo evento imprevisto, la pandemia di cui non facciamo che parlare da fin troppi mesi. E riscopriamo in quel momento la vera essenza dell'innovazione per la pubblica amministrazione, quel concetto di umanizzazione della tecnologia. Come si fa a umanizzare la tecnologia? La devi portare lì dove serve e devi fare in modo che quella tecnologia possa essere utilizzata nella maniera più corretta dai diversi soggetti, quelli meno. Abbiamo dovuto focalizzarci su quelli meno veloci, meno capaci, abbiamo cambiato l'ottica, ma senza stravolgere l'obiettivo, perché altrimenti il rischio è quello di buttare tutto il lavoro che fai in un certo stream, con una certa direzione strategica. Trasformiamo Torino City Lab, o meglio aggiungiamo una declinazione, Torino City Love, cioè l'innovazione che diventa umana perché intercetta quei soggetti più colpiti o più in difficoltà. A un certo punto nel box a sinistra avete visto un vecchietto, che purtroppo oggi non è più con noi, Arturo, che da un giorno all'altro si trova rinchiuso nella ennesima RSA, rinchiuso perché per tutelarli a un certo punto abbiamo cercato di limitarne i contatti. In quei giorni una città, come tutte le città, con scarse risorse, scarsa capacità di reazione, scarsa velocità, si trova ad affrontare questo evento totalmente inaspettato. Utilizziamo questo partenariato, parliamo di oltre 120 soggetti stabili che hanno deciso di condividere questa politica di innovazione con la città di Torino e li chiamiamo personalmente, sfruttando anche il sabato e la domenica. A un certo punto, in un sabato sera, chiamiamo l'amministratore delegato di questa multinazionale, gli raccontiamo che siamo in oggettiva difficoltà, abbiamo n necessità e non sappiamo da dove cominciare, tra cui l'RSA. Mi chiede 24 ore, mi dice guarda, era un sabato sera, dammi 24 ore e qualcosa ci inventiamo. Ci risentiamo la domenica sera e mi dice guarda, potremmo mettere nell'RSA questi macro schermi, questi macro televisori affinché questi vecchietti possano parlare con la loro famiglia, con i loro affetti che oggi non possono più essere fisicamente vicini. In un momento difficilissimo, la logistica bloccata a livello mondiale, queste infrastrutture bloccate fisicamente nell'area presso i commerciali di questa azienda. Siamo andati fisicamente a prendere queste macchine e portarle nell'RSA. Facciamo il primo kick-off, la prima iniziativa nel Cottolengo, quindi il luogo storico della Torino sociale, con questo vecchietto, 83 anni mi sembra di ricordare.
per lui con una naturalezza, con una facilità, ha cominciato a parlare con la sua famiglia, tra l'altro una famiglia adottiva di Torino, quindi una storia abbastanza strana. Alla fine di questa prova lui ci guarda e ci ringrazia dicendo grazie perché è questa l'innovazione di cui ho bisogno, 83 anni. E quello in qualche modo ci ha un po' spiazzati, ci ha riportato alla vera essenza della rendere umano quella tecnologia, rendere umano con qualcosa che ogni soggetto, perché abbiamo cercato di venire incontro agli anziani, così come i nostri studenti rinchiusi nelle proprie case a fare una didattica che non conoscevano e che non conoscevamo, in cui il cittadino che oggettivamente ha il problema ma non ha la soluzione, ci chiedeva: ma come fai a non aiutarmi, cara città? Peccato che fino a quel momento noi avevamo infrastrutturato tutto ciò che partiva da casa tua, ci fermavamo alla casa del nostro cittadino, quindi abbiamo infrastrutturato le piazze, abbiamo messo il wifi pubblico nelle piazze, peccato che in quel momento nelle piazze non ci si poteva andare, ci siamo scoperti totalmente impreparati a gestire fenomeni inaspettati. Concludo. Per rispondere alla domanda alla quale non ero minimamente preparato e ho dichiarato inizialmente la mia incapacità, l'umanizzazione della tecnologia, al di là del come e dello strumento, mi sono chiesto cosa deve fare questo processo di umanizzazione. Deve creare quel legame con l'essere umano, la capacità dell'essere umano di cogliere l'innovazione, cioè tutto ciò che è nuovo e che tendenzialmente ci spaventa. Il messaggio con cui vi lascio è, nell'ultima frase non ho ripreso più il concetto di tecnologia, il concetto di innovazione, cioè tutto ciò che è nuovo, tutto ciò che ci porta su una frontiera esterna, è tecnologia ma non necessariamente tale. La vera tecnologia è la nostra capacità di rendere reale e ad impatto tutto ciò che è di nuovo, del quale non dobbiamo aver paura. Grazie.